Il 7 settembre di 80 anni fa nasceva Dario Argento, il maestro del brivido, così è soprannominato. Oltre a essere uno dei registi italiani di genere più apprezzati all'estero, lo ricordiamo anche per un sapiente uso di ambientazioni e colonne sonore che hanno contribuito a rendere spaventosi e immortali i suoi film. Il primo film che vede la collaborazione tra il regista e il gruppo prog rock italiano I Goblin è Profondo Rosso. Inizialmente Dario Argento aveva contattato band di caratura internazionale come Pink Floyd e Genesis, ma non andando a buon fine nelle trattative ha iniziato la sua ricerca fra le band indipendenti italiane. Ma chi sono i Goblin? I Goblin, che inizialmente si chiamavano Oliver, poi ribattezzati in seguito da Dario Argento, era una band formata dal tastierista Claudio Simonetti e Massimo Morante. Nel 1973 iniziano a registrare una serie di demo. Volano a Londra dove incontrano Eddie Offord, produttore degli Yes, band famosissima del panorama prog rock, che aveva già prodotto Gentle Giant ed Emerson, Lake and Palmer. A Eddie piacciono i demo e decide di produrli, ma poi sfortunatamente deve andare in tour con gli Yes. Tornati in patria, grazie alle conoscenze del padre di Claudio Simonetti, firmano un contratto con la Cinevox Record e Carlo Bixio, che era il direttore dell'etichetta, li mette in contatto con Dario Argento, appunto perché sapeva che stava cercando una band per le musiche del suo film. Le musiche di Profondo Rosso avevano già avuto inizio con Carlo Gaslini, che era un jazzista, ma poi dopo alcune discussioni con Dario Argento abbandona il progetto e l'intera colonna sonora viene affidata appunto ai Goblin. Pensate che Profondo Rosso, oltre a vendere 1 milione di copie, rimane in classifica per ben 52 settimane, di cui 16 al primo posto, ed è davvero tanto per un brano di prog rock. Questa è Profondo Rosso, dove il tema principale si dipana fra un 7 ottavi e un 8 ottavi, ovvero 4 più 3 più 4 più 4, con 2 temi. Poi c'è una parte centrale in 3 quarti che porta a un ritornello in 4 quarti. Il tema è questo. Il bridge centrale è... pedale fisso, quindi c'è una progressione di accordi che cambia su un pedale fisso di La, e qui ci sono gli sgozzamenti vari, fino ad arrivare all'epilogo. Ma che cos'è il prog rock? Il prog rock è un genere evolutosi dal rock psichedelico britannico e diffusosi poi in Germania, in Francia e in Italia fra gli anni 60 e gli anni 70. Similarmente all'art rock, non hard rock, nacque dall'esigenza di dare più spessore culturale e credibilità alla musica rock. Infatti la peculiarità del genere è di avere dei brani molto lunghi, superiori ai 5-6 minuti, fino ad arrivare a delle intere suite di 20-30 minuti, se non addirittura album, chiamati concept album, dove i testi sono di matrice fantasy, dove i brani hanno diversi tempi, diversi stili, più veloci, più lenti, soprattutto l'uso di tempi dispari, 7 ottavi, 13 ottavi, 5 quarti, 6 ottavi, cosa molto inusuale per un brano rock. L'altra peculiarità è l'uso sapiente delle tastiere, ma soprattutto del mellotron, che era una tastiera con dei nastri in grado di riprodurre dei suoni orchestrali, corni, flauti, fagotti, violini, voci angeliche. E questo lo ritroviamo in tutti i brani del genere. Quali sono i nomi più importanti del prog rock? Nella scena internazionale abbiamo Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Gentle Giant, Camel, Caravan. Mentre in Italia troviamo le Orme, PFM, premiata Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, i New Trolls, anche se così non sembrerebbe. Addirittura i Pooh hanno avuto una parentesi di prog rock. E come non citare gli indimenticati Area. Ma forse è con Suspiria, 2 anni dopo, che la collaborazione fra il regista e la band raggiunge i massimi livelli, tant'è che la critica addirittura attribuisce buona parte della riuscita del film appunto alla colonna sonora. Ancora più inquietante, qui abbiamo un pedale di re
con un tema fatto da un glockenspiel, quindi una cosa bambinesca se vogliamo, ancora molto più inquietante, accompagnato da una voce sussurrata, sospirata. Questo è il risultato. Un'ultima curiosità musicale sul cinema di Dario Argento. In Quattro mosche di velluto grigio, altro capolavoro del maestro del brivido, la scena iniziale è affidata a una band che sta improvvisando un pezzo rock in una sala prove. Inizialmente erano stati contattati Deep Purple, ma se si fosse coinvolta una band straniera si sarebbero persi i finanziamenti dovuti alla produzione di un film italiano. Quindi la scelta ricadde su un rocker d'eccezione, Ennio Morricone. Io sono Davide Marani per Rock in 1000.